Ciao amici del bosco, ottobre è un mese ricchissimo, vi porto a fare un giro nel mio orto per vedere cosa c'è e cosa c'è da fare. Ottobre è il mese che preferisco nell'orto, anche perché è il mese in cui sono nata. Guarda che muro verde! Questi sono tutti fagiolini, abbiamo quelli un po' più vecchi e questi più nuovi, sono venuti benissimo ma sono venuti soltanto in autunno. Non riusciamo più a far crescere i fagiolini a primavera, ma la loro stagione è sicuramente questa. Quello dei fagiolini è un vero e proprio muro, è stato semplicissimo fare questa struttura. Mio padre ha messo dei pali e poi l'ha collegati con una rete che poi andremo a rimuovere. Le piante si sono arrampicate molto bene e a dire il vero sarebbero andate anche più in alto. I fagiolini si colgono o a mano tirando al peduncolo senza rovinare il rametto naturalmente, oppure se si preferisce si possono usare anche delle forbici, forse si va anche un po' più veloci. Le piante sono particolarmente belle, hanno ancora un sacco di fiori, quindi se dovesse reggere ancora il tempo magari riusciamo a fare un'ulteriore crescita di fagiolini. Comunque le foglie sono proprio verdi, belle, hanno trovato il loro clima e la loro terra. Ai piedi dei fagiolini ci sono anche le zucchine. A dire il vero questo muro ha creato forse un po' di problemi di eccessiva ombra adesso in questo momento della stagione, perché prima ha aiutato. Comunque abbiamo tutta una fila di zucchine e siamo anche in piena raccolta con loro. Fare una semina a fine estate di zucchine è veramente importante, perché se la stagione va bene abbiamo un raccolto autunnale incredibile, come se fosse primavera, una seconda primavera. Poi quando vi accorgete che la zucchina è arrivata a fine corsa, la tagliate e la puntina, che magari è ancora verde, la potete proprio mangiare così, cioè mangiate le foglioline tenere, le stufate in padella, sono proprio buone, quindi si mangiano anche le foglie tenere delle zucchine. La parte che si può mangiare è questo germoglio ancora verde e tenero, si può tagliare così, anche come proprio potatura verde, e io posso mangiare, ecco, queste foglioline qui, questi germoglietti qui e anche un pezzetto di fusto. E poi c'è questa bellissima aiuola di porri. Questi sono stati seminati molto presto e quindi sono già pronti per la raccolta, e vi faccio vedere, poi ci sono anche quelli piccolini che invece saranno pronti più avanti da mangiare in inverno. Ecco un bel porro. Questi sono invece i porri giovani, li abbiamo trapiantati ad agosto, vedi, sono stati zappettati e quindi andranno avanti per l'inverno. Sto continuando a raccogliere ancora i pomodori, anche se ci sono un po' di danni da cimici. Per risolvere il problema delle cimici vi rimando al video apposito. Comunque tra poco, quando farà un po' più freddo e comincerà a piovere, questi bloccheranno la loro maturazione. Siccome ci sono tanti pomodori verdi attaccati, il consiglio è di raccoglierli tutti. Quelli più grandi si possono tenere alla luce, magari sotto ad una finestra al calduccio, e si matureranno. Quelli invece più piccoli, che non riusciranno a diventare rossi, si possono trasformare in marmellate oppure metterli sotto aceto. Per chi ha visto il video sulla raccolta notturna delle limacce, vi voglio far vedere che è stata dura ma ha funzionato, perché la fila dei finocchi non sta per niente male, stiamo anche rincalzando e vedete, insomma, le ferite da lumache ci sono, ma le piante cominciano a essere veramente belle, stimolate a crescere meglio. E qui abbiamo i cavoli, anche qui sono stati i cavoli, abbiamo dovuto combattere un bel po' e diciamo che i danni sono ancora ben evidenti, sia le limacce hanno fatto un bel po' di danni. Guarda, se vi faccio vedere le foglie sotto sono tutte bucate, completamente mangiate. Nonostante tutti questi buchi, vedo che al centro si stanno formando i fiori, quindi dai, ce l'abbiamo forse fatta anche con i cavoli. Quando la foglia è completamente mangiata da sopra vuol dire che c'è stata la cavolaia. Ok, queste le ho eliminate tutte. Questi buchi al centro della foglia li fanno le lumache. Invece quando viene sfrangiata la foglia a partire dal bordo verso il centro, quelle sono le cavolaie. Nell'aiuola delle insalate qui abbiamo avuto, oltre alle limacce, il Pentodon bidens punctatus. Purtroppo non soltanto il Pentodon, le insalate che si sono salvate vengono attaccate anche dalle limacce. Vedi, questa è tutta sfrangiata, è stata mangiata dalle limacce.
Invece i danni del pentodon te li faccio vedere in quella pianta là, foglie ammosciate, questo vuol dire che sotto c'è o ancora l'insetto o forse ha già finito il lavoro. Cosa seminare ad ottobre? Anche in questo mese ci sono dei semi che possiamo mettere a terra. Cominciamo dalle foglie. Prima tra tutti gli spinaci possono essere seminati in questo periodo e possiamo anche abbondare, perché addirittura gli spinaci hanno un effetto di azotofissazione nel suolo, quindi lasciano una terra migliore di quella che hanno trovato. Se ne mettiamo più del necessario, più di quanti ne consumeremo, vuol dire che a primavera li utilizzeremo come sovescio. Si possono seminare altre insalate, le rucole, le cime di rapa, le bietole e poi, uscendo dalle piante di cui consumiamo le foglie, ricordiamoci che è ancora tempo anche di carote. Poi si possono mettere le piante di cui seminiamo il bulbo, quindi possiamo iniziare con l'aglio, anche se per l'aglio c'è tempo anche fino alla primavera, tutto l'inverno, ma soprattutto dobbiamo mettere l'aglione della Val di Chiana. Ecco, per l'aglione è meglio fare le semine in ottobre, così ci sarà tutto il tempo per permettere alla testa di svilupparsi bene. Si possono mettere anche le cipolle attraverso i bulbi. Sapete che le cipolle si possono, oltre che seminare o trapiantare, anche mettere a terra sotto forma di bulbetti. I bulbetti vanno acquistati, c'è tutto un procedimento, sono praticamente piantine il cui sviluppo è stato interrotto. Le mettiamo a terra in questo periodo. Ad ottobre si mettono a terra anche fave e piselli. Questo dipende naturalmente dalla vostra fascia climatica. Se state in luoghi caldi si può aspettare anche novembre, se state in luoghi intermedi tipo il centro Italia va bene ad ottobre. Se invece state a nord è meglio non metterli, perché quando arriva il freddo invernale potrebbe rovinare le piante, quindi andrebbe comunque ripetuta la semina a primavera. Per chi sta in luoghi freddi, quindi semina a primavera. Per gli altri si può cominciare a seminare fave e piselli. È importante perché anticipando la loro crescita a primavera avranno modo di svilupparsi meglio. Altra semina importante di questo periodo sono i sovesci. Abbiamo fatto diversi video, questa è una cosa importante: quando avete una porzione dell'orto inutilizzata metteteci il sovescio. Se volete anche conquistare nuove zone da coltivare, perché no, partire da una semina di sovescio, diverse piante che aiutano il suolo a rigenerarsi. Due piante più importanti dell'orto 2023, perché abbiamo due esemplari di cotone. Le piante sono molto belle, stanno facendo anche le fioriture da un bel po', solo che non vedo ancora il batuffolo. Il nostro obiettivo in questo caso è riuscire a riprodurre perlomeno il seme, in modo da poterle ripiantare più numerose l'anno prossimo. Mi ricordo di raccogliere il mais sempre troppo tardi. Vediamo come sta questa pannocchia. Vedi che bella, c'ha tutti i fagioli arrampicati sul fusto. Ci facevo le bamboline con queste, io una volta quando ero bambina. Questa qua è la gonna, questo c'è la bambolina. Guarda che bello, questo mais rosso. Aspetta, questi qua sono i capelli della bambola. Ok, si stanno staccando. Vabbè, non importa, dovevano rimanere qua sui capelli. Questa era la gonna e questo era il corpo della bambola. Il frutto che mi mangio in questo periodo sono le giuggiole. Quando le mangiate sono belle croccanti. Scrunch. Il giuggiolo è una pianta un po' dimenticata, non tanto conosciuta, e fa questa specie di meline che sono estremamente dolci. Non a caso ci si fa il brodo di giuggiole, che sicuramente invece avete sentito nominare. Aggiornamento dall'impianto acquaponico: c'è una grandissima novità. Abbiamo scoperto durante una incursione notturna, perché di giorno non si fanno vedere, che le tinche si sono riprodotte, quindi abbiamo le tinche grandi e le tinche piccoline. Ci dobbiamo allargare, ci serve un altro stagno. Anche se abbiamo avuto qualche problema con le insalate che abbiamo piantato noi, non abbiamo assolutamente problemi di insalata, perché ci sono le cicorie spontanee che sono bellissime, le raccolgo tutti i giorni e loro ricrescono velocemente. In questo periodo sono tenere, quindi se le avete nel vostro orto fatene tesoro, non consideratele erbe invasive, perché in realtà sono proprio un dono della natura. Sono un pochino amare,
si possono mangiare sia cotte che crude, stanno benissimo mischiate con un po' di pomodori che invece sono dolci e quindi si crea un mix di sapori perfetto. Sono le stesse piante che raccoglievamo in primavera, durante l'estate hanno fatto una bella fioritura, non le abbiamo fatte andare a fiore, poi lo stelo secco l'abbiamo tolto e da sotto riparte la piantina con le foglioline verdi, quindi sono delle insalate perenni. Questa è un'altra aiuola preziosa dove sono partite le portulache, quest'anno un po' in ritardo, ma guardate che bella portulaca, anche questa pianta spontanea che si trasforma in salse buonissime, si può mettere anche in insalata. E c'è anche la malva va raccolta e essiccata per fare le tisane. Con le prime piogge la zucca è ripartita in maniera fenomenale, meravigliosa, si sta estendendo ovunque, comunque l'unico frutto in produzione è questo qua e ancora non è maturo. Questa è l'aiuola dove c'erano i lupini e adesso ci abbiamo messo i rapi, noi li chiamiamo rapi, sono insomma rape di cui mangiamo soprattutto le foglie. Guarda che meraviglia! Ancora un consiglio da darvi, ricordate di recuperare tutti gli scarti dell'orto nelle piante che eliminate, che sono a fine ciclo, per fare il vostro compost. Io ho già avviato il mio, sto raccogliendo anche le potature e gli scarti dei vicini di casa e in questo modo avrete tanto compost da utilizzare nella prossima primavera. Grazie di aver visto il video, mettete un bel like, seguite questo canale, abbiamo tanti altri video molto interessanti in uscita, in lavorazione. Ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao! Dalla prova della vanga tutto dipende. Ma che bello questo suolo,